Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole continuiamo a parlare delle layout pages, ma questa volta approfondiamo il discorso della pagina con layout di tipo fisso. Il layout di tipo fisso, a differenza del layout di tipo responsive, è un layout che deve essere costruito, quindi progettato direttamente su un particolare dispositivo, un particolare schermo e delle particolari dimensioni. Infatti, a differenza del responsive, non si adatta ai vari schermi che lo possono navigare, ma utilizza un posizionamento assoluto degli oggetti che quindi devono essere visualizzati sempre dal dispositivo sul quale si è fatto la progettazione. I casi d'uso di questo particolare tipo di layout sono ad esempio quello di creare un'interfaccia dedicata a un tablet o a un pannello, a uno schermo che viene utilizzato solo per quello, e questa interfaccia sarà utilizzata solo da quello schermo. Mentre il layout responsive, come abbiamo visto, è un layout che ci permette di creare delle interfacce grafiche che possiamo consultare da diverse tipologie di dispositivi perché sono in grado di riadattarsi automaticamente. Quindi, come al solito, andiamo a vedere, facendo prima un'introduzione teorica e poi degli esempi, come costruire una pagina di tipo layout con un layout appunto di tipo fisso. Il layout di tipo fisso è un layout che ci permette di progettare la nostra interfaccia grafica andando a decidere in maniera molto precisa il posizionamento dei vari widget. Questi widget infatti saranno posizionati all'interno di un'area che rispecchia le dimensioni del dispositivo che andrà ad utilizzare questa interfaccia, e gli elementi verranno posizionati appunto all'interno di quest'area in maniera precisa, quindi in maniera assoluta. È possibile creare un layout di tipo fisso in una pagina layout utilizzando due modalità. Una è utilizzando la griglia, quindi fixed grid, quindi l'interfaccia ci viene rappresentata con una serie di righe e colonne dove noi possiamo posizionare appunto i nostri widget. Altrimenti possiamo posizionare i nostri widget in maniera assoluta, quindi definendo proprio delle coordinate in pixel, utilizzando la seconda tipologia di layout di tipo fisso che si chiama canvas. Entrambe le tipologie comunque hanno bisogno di una dimensione fissa e definita in cui andare a posizionare i diversi widget. Adesso, tramite un esempio, andiamo a vedere le due modalità di gestione del layout di tipo fisso e vediamo poi come si comporta l'interfaccia all'interno di un particolare dispositivo. Passiamo quindi alla nostra home page di OpenHub e andiamo come al solito a creare una nuova pagina. Quindi andiamo su impostazioni, pages più, creiamo una pagina di tipo layout e questa volta, a differenza delle pagine di tipo responsive, dobbiamo lavorare su questa scelta del tipo di layout. Diamo solo un nome a questa pagina, test layout fisso, e qui dove c'è layout type clicchiamo su switch to fixed layout, che è il modo con cui diciamo ad OpenHub che vogliamo fare una pagina con layout fisso, e come vedete abbiamo due scelte di layout fisso, fixed grid e fixed canvas. Iniziamo a vedere cosa vuol dire fixed grid. Clicchiamo e vedete che ci viene rappresentata un'area dove noi possiamo andare a posizionare i nostri widget. La prima cosa che dobbiamo definire per fare un layout di tipo fixed è la dimensione del device che andrà a visualizzare questa interfaccia. Quindi, cliccando su il menu configura grid layout, ne abbiamo la possibilità di definire tutta una serie di opzioni, tra cui la larghezza e l'altezza del nostro schermo, che sarà poi il target della nostra interfaccia. Lasciando il default utilizziamo 1280x720. Adesso noi non andremo a visualizzarlo direttamente su un device, ma lo visualizzeremo sul browser con la modalità di simulazione, e quindi possiamo lasciare anche il default. Qui in quest'area ci viene anche detto qual è la dimensione del dispositivo che sta al momento navigando questa interfaccia, che è in questo caso il mio PC. Però se dovessimo disegnare
cosa che potrebbe essere comoda in alcuni casi, l'interfaccia direttamente sul dispositivo su cui poi l'andremo a installare, allora qui avremo le effettive dimensioni del dispositivo, che dovrebbero essere quelle con cui andiamo a impostare l'area di lavoro. Una volta definite queste dimensioni, aggiungiamo i widget con Add Widget. In automatico il widget mi viene posizionato in riga 1 colonna 1. Cliccando nel widget ovviamente possiamo andare a inserire effettivamente il tipo di widget che ci interessa. Abbiamo i widget di tipo standalone, vado ad aggiungere la solita label, poi clicco sugli ingranaggi per configurare il mio widget. Scriviamo il solito titolo e poi andiamo a scegliere il solito item. Energia piano terra. E adesso abbiamo il nostro widget. Il nostro widget lo possiamo ridimensionare utilizzando l'iconcina in basso a destra del widget. Vedete che ha delle dimensioni che non sono del tutto libere, perché si ancora praticamente a una griglia. Una volta definite le dimensioni lo possiamo spostare. Come vedete si sposta di un tot di pixel perché appunto deve ancorarsi alla griglia, e una volta definito dimensioni e posizione lo lasciamo lì. L'importante è che sia all'interno dell'area grigia e in Run Mode lo possiamo andare a vedere. Adesso aggiungiamo un altro widget e come vedete lo possiamo lasciare anche piccolo. Quindi stiamo disegnando un'interfaccia leggermente più libera rispetto a quella che avevamo prima di tipo responsive, perché possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo. L'importante è mantenersi all'interno dell'area grigia. Quindi adesso vado a creare un altro widget, questo lo posizioniamo magari qua sotto, andiamo in Run Mode e vedete i nostri widget sono perfettamente visualizzati come sono stati definiti. Aggiungiamone ancora uno, magari mettiamo il digital clock, così abbiamo un qualcosa di diverso, e vedete come possiamo tranquillamente espanderlo fino al fondo del nostro layout. Andiamo in Run Mode e abbiamo la nostra interfaccia. Qual è la particolarità di questa interfaccia che è di tipo fixed? È che oltre ad avere un posizionamento abbastanza libero nel piano di lavoro che abbiamo definito come altezza e larghezza, nel momento in cui andiamo a visualizzare questa interfaccia in un device che ha delle dimensioni diverse rispetto a quelle su cui abbiamo lavorato, come vedete andiamo a perdere parte dell'interfaccia. Perché? Perché gli oggetti sono posizionati in maniera fissa e assoluta e non si riadattano se lo schermo si ridimensiona. Quindi capite bene che questa non può essere un'interfaccia che può essere definita una volta e navigata da diversi dispositivi, ma deve essere un'interfaccia definita e progettata su un particolare dispositivo. Il vantaggio però è quello che poi noi siamo liberi di fare delle interfacce molto varie e abbiamo la libertà di posizionare i widget in ogni punto dello schermo e dare le dimensioni che più ci interessano. Togliamo il Run Mode. A questo punto salviamo questa pagina, chiamiamola layout fisso 1, la salviamo e ne andiamo a creare un'altra, perché come vedete una volta definito il tipo di layout, che sia responsive o fisso di tipologia grid o tipologia canvas, non è più possibile cambiarlo. Quindi torniamo qui e aggiungiamo un'ulteriore pagina e la chiamiamo test fisso 2, test layout fisso 2. Questa volta su Switch to Fixed Layout andiamo a cliccare su Fixed Canvas. La logica è più o meno la stessa, perché anche in questo caso abbiamo un'area grigia che definisce la nostra area di lavoro. Possiamo attivare e disattivare la griglia che ci aiuta al posizionamento dei nostri oggetti in modalità assoluta, e poi possiamo anche qua configurare il layout settando larghezza e altezza nel caso quelle
di default non vadano bene, e poi abbiamo tanti altri parametri che andremo a vedere in un secondo tempo, in quanto lo scopo di questo video è quello di mostrare come ci si comporta in funzione dei diversi dispositivi. Quindi definita la tipologia di layout, andiamo anche in questo caso ad aggiungere i widget. Una volta aggiunto il widget, anche in questo caso siamo liberi di posizionarlo ancorato alla griglia. Aggiungiamo il solito label. Utilizzando la griglia ovviamente siamo nel caso molto simile a quello di prima, in quanto aggiungiamo anche un altro widget. I widget sono automaticamente piazzati utilizzando la griglia come ancora, quindi il posizionamento non è del tutto assoluto, così come anche il ridimensionamento comunque lavora sulla griglia sottostante. Se vogliamo avere invece un posizionamento totalmente assoluto, disattiviamo la griglia e aggiungiamo un altro widget. Vedete che lo possiamo posizionare in qualunque punto dello spazio senza essere vincolati a nulla. Praticamente vengono utilizzate le coordinate assolute. Andiamo a vedere lo YAML. Vedete che nella configurazione abbiamo proprio le coordinate, sia per il posizionamento che per altezza e larghezza, quindi tutto in pixel. Ovviamente anche se si usa la griglia, la configurazione del nostro widget è sempre in pixel in modalità assoluta, però l'interfaccia non ci permette di posizionarlo in qualunque punto dello schermo. Questo serve per mantenere un allineamento costante tra i vari widget, quindi può essere effettivamente utile. Però nel caso si voglia posizionare un oggetto in un particolare punto che non è coperto dalla griglia, tra l'altro griglia configurabile, in quanto noi possiamo andare nella configurazione del layout e dare la dimensione in pixel della griglia, quindi più la facciamo piccola più possiamo essere precisi nel posizionamento. Però appunto togliendo la griglia siamo totalmente liberi, e nel momento in cui rimettiamo la griglia, tutti i widget che non si allineano perfettamente alla griglia comunque rimangono nella loro posizione finché non vengono spostati almeno una volta. Quindi aggiungiamo giusto 2 informazioni. Quando poi andiamo a vedere il risultato finale, qui cambiamo magari il tipo di widget, mettiamo il clock, così possiamo dargli un dimensionamento consono all'oggetto. Posizioniamo qui, andiamo in Run Mode e questa è la nostra interfaccia. Come prima, se vado in modalità responsive e restringo lo schermo, vedete che perdo tutta l'interfaccia. Quindi il concetto del layout fixed vale in entrambe le tipologie. Quello che le differenzia queste due tipologie è la modalità con cui si piazzano gli oggetti. Poi un caso d'uso molto interessante del tipo canvas è che, togliamo il Run Mode, nella configurazione del layout di tipo canvas possiamo utilizzare un image URL, quindi possiamo andare a mettere immagine come sfondo che poi possiamo rendere interattiva, quindi gli oggetti disegnati sull'immagine possiamo renderli sensibili ad esempio al click e fare una sorta di floor plan, utilizzando però semplicemente un'immagine di sfondo dove sono già disegnati sopra gli oggetti. Però questo potrebbe essere un argomento per un video dedicato poi quando approfondiamo bene nel dettaglio questa tipologia di layout dal punto di vista di parametri di configurazione. Per adesso possiamo fermarci qua per questo video, quindi abbiamo concluso un po' la carrellata di tipologie di layout che possiamo definire per la pagina layout. Abbiamo visto tipologia responsive nei video precedenti e in questo video di oggi abbiamo visto la tipologia di layout fixed, utilizzata prevalentemente per essere navigata da dispositivi ben specifici con determinate caratteristiche di dimensioni. Nei prossimi video continueremo l'approfondimento delle pagine layout andando più nello specifico delle proprietà di configurazione dei vari container e dei vari widget che possiamo aggiungere alle pagine.
fino ad arrivare a creare dei widget personalizzati direttamente da noi, in modo tale da poterli aggiungere alla libreria dei nostri widget e utilizzarli per visualizzare le informazioni di OpenHub in una maniera che è diversa da quella che ci è permessa utilizzando i widget standard. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!